Che chicos, la caghe, estoy cagato total. Questo può essere il momento peggiore. Mamma mia, sto morendo. Ok, questo sono io circa un mese fa, poco dopo aver fatto la mia operazione di rinoplastica. E come vedete, non ero messo molto bene. Ma prima di tutto mi voglio scusare con tutte quelle persone che hanno visto le mie storie su Instagram e mi hanno mandato un sacco di messaggi chiedendomi come stavo, perché avevo scritto di aver fatto un incidente, ma ho mentito. Per fare visualizzazioni, perché sono un coglione. Sì, è un po' stupido, lo ammetto. Perché dietro quella bugia c'era una decisione importante. Volevo tornare a sorridere. Era qualcosa che sentivo da tempo e che pesava molto sulla mia autostima. E poi, visto che non so fare le cose a metà, mi sono detto, rischiamo tutto, e al pacchetto ho aggiunto anche una rinoplastica. Quello che davvero stava rischiando però in realtà era il mio conto in banca, e lo vedrete. A questo punto la domanda era quale clinica scegliere. Ho iniziato a passare ore su Instagram guardando moltissimi profili diversi. Alla fine quella che mi ha convinto è stata Monoclinic. Monoclinic è una clinica che si occupa di moltissimi interventi chirurgici. Ci sono davvero tantissime testimonianze ed è anche per questo che mi sono convinto a scegliere loro. Si trovano in Turchia a Izmir, una città di cui non avevo ancora sentito parlare. Questo è colpa mia che sono ignorante. Comunque, da quel poco che ho visto, la città era veramente molto carina, sembrava proprio una Rimini turca. Ma non perdiamo tempo e affrontiamo subito le domande che mettono più ansia e paura in questi casi. Mi posso fidare? Farà male? E soprattutto, quanto costa? Ok, guardate questo video fino alla fine per scoprire tutte le risposte e cosa fondamentale, iscrivetevi al canale. Vi anticipo che la clinica mi ha lasciato pure un codice sconto per voi che trovate in descrizione. E adesso muchachos, let's go! Detto che mi aspettano qua fuori, è una cosa che non ho mai fatto, potrebbe essere una delle cose più pazzesche che faccio nella mia vita. Ho scoperto che questa è l'uscita per tutti quelli che vanno alle cliniche come me, perché c'è un assembramento di autisti, tutti con un cartello con stampato il nome della persona che aspettano. E poi finalmente si va al mio hotel, inizia l'avventura. Un momento, e iniziamo a parlare di cifre. Ho viaggiato con Sun Express, partendo da Milano Malpensa, e il totale Milano-Izmir, andata e ritorno, mi è costato quasi 300 euro. Nel prezzo erano inclusi bagaglio a mano leggero e valigia da 20 kg. Io comunque ho viaggiato con un trolley piccolo, perché tanto sapevo già che non avrei fatto minimamente il turista, e ci avevo visto giusto. Allora, questa è la mia stanzetta per questi 2 giorni. Questi 10 giorni, 12. La stanza la potete vedere da soli, molto accogliente, per me perfetta. Sono subito andato a vedere il bagno e anche qui ci siamo alla grande. Questo è il DBD Hotel, dove ho soggiornato per tutta la durata del viaggio. Si trova a Bayrakli, una zona super moderna e un po' fighetta di Izmir, piena di posti carini, ma decisamente non economici. Avevo chiesto a ChatGPT di tradurmi i prezzi di questi menù di qualche ristorante della zona e giusto per avere un riferimento, solo il kebab costava quasi 20 euro. Comunque nell'hotel si mangiava benissimo, peccato che la colazione non era a buffet, ma questo è perché io sono un goloso e amo strafogarmi di cibo. Ma a parte questo dettaglio, era veramente tutto squisito. Di solito ci si spostava sempre con questi van che vedete, molto eleganti. Questa invece è la lounge della clinica. E dopo aver fatto qualche foto, abbiamo iniziato con i primi esami. Like this. What we're gonna do, we will fire this. Ok, però adesso passiamo alle cose serie. Quanto mi è costato l'Hollywood Smile? Io per rimettere a posto arcata superiore e inferiore, quindi tutto, ho speso 3.000 euro. Con questo prezzo erano incluse le visite, le impronte, i denti temporanei, perché ti mettono dei denti temporanei,
E l'assistenza ovviamente. Io partivo da una situazione abbastanza problematica, quindi il dentista ha dovuto utilizzare un approccio un po' invasivo per riuscire a incastrare perfettamente le corone. Questo video è meglio censurarlo, è proprio vero che la bellezza costa. Ma ci sono varie tecniche di Hollywood Smile, quindi non spaventatevi e dipende da caso a caso. You must support this area with the cartilage. Yes, and yes, it I do. looks very weak. Only you have a slight hump in here. Maybe we can remove it. Inutile girarci intorno. Fare 2 interventi in un unico viaggio è piuttosto stressante, perché i tempi sono stretti e poi ci sono molti controlli da fare e per forza finiscono per incrociarsi a volte. Un minuto prima sei dal dentista che ti sta limando i denti e quello dopo stai già correndo dal chirurgo. Ma chicos, fa parte del gioco. Se vuoi avere il pacchetto completo in una volta sola, devi essere pronto a stringere i denti, se ti sono rimasti. Vedete già, questi non sono i denti finiti, questi sono i denti temporanei, quindi praticamente mi hanno messo dei denti temporanei perché me li avevano già, vabbè, come ho fatto vedere prima, li avevano tutti limati. Comunque oggi è stata una giornata delirante, veramente delirante. Domani c'è l'operazione al naso e inoltre ho capito da poco che domani rimarrò una notte in hotel, all'ospedale, quindi devo fare il check out, non l'avevo capito, vabbè. E guardate chi c'è qua, 2 gattoni. Oh, non avete paura, no? No, non mi avvicino perché hanno paura. Lui soprattutto ha paura. Tranquillo, tranquillo, tranquillo amico. Tranquillo, dormi. Ciao. Buongiorno, adesso mi alzo, sono le 6 di mattina. Adesso mi preparo perché faccio il check-in e andiamo in ospedale per fare il naso. Dunque era arrivato il giorno della rinoplastica, ma a questo punto devo fare un passo indietro. Quando mi ero sentito con gli operatori di Monoclinic, avevo mandato le mie foto così che potessero farmi una stima dei costi. Mi avevano fatto un preventivo di 3.000 euro per l'Hollywood Smile e 3.050 euro per la rinoplastica, per un totale di 6.050 euro. Ma colpo di scena, dopo la visita con il chirurgo mi hanno detto che per rendere stabile il mio naso serviva fare un innesto con la cartilagine presa dalla costola. In poche parole dovevo pagare altri 1.200 euro. Ragazzi, passare da 6.050 a 7.250 euro sì che fa male, molto più delle operazioni. Però voglio aggiungere che sono cose che possono succedere, perché nel momento che il chirurgo ti vede dal vivo può capire se ci sono problemi che dalle foto non si potevano vedere. E poi, importantissimo ricordare che in questo prezzo c'era anche l'hotel per 11 notti con colazione inclusa, l'assistenza e gli spostamenti con i van privati. Quindi, pensandoci bene, in Italia avrei speso il doppio o anche il triplo. Ok, è tutto pronto? Valigia, zainetto e io c'ho sonno. Mamma mia, mi ha già chiamato Said, sono già qua sotto, precisissimi oggi. La mia operazione di rinoplastica sarebbe avvenuta al Bazikol Izmir Ekol Hospital, una delle strutture sanitarie private più grandi e conosciute della Turchia, con moltissimi dipartimenti specializzati e che gestisce migliaia di pazienti internazionali ogni anno, quindi mi potevo fidare. Mamma mia ragazzi, mi hanno portato nella mia stanza, guardate che bella che è, divano gigante che non mi serve a niente, letto, bello, carino, televisione, fra poco facciamo l'intervento e vediamo come va. Si avvicina sempre di più il momento fatidico, in questo momento ci sono un sacco di dubbi, non avevo visto ancora il bagno, anche il bagno strafigo. Quello che un po' mi spaventa è che mi hanno detto che mi faranno anestesia generale, quindi dormirò totalmente. Quello sì, un po' mi spaventa un po', però vabbè. Mi ho appena messo sto coso, aiuto! Bene, questa è stata l'ultima foto prima di entrare in sala operatoria e adesso ci vediamo al mio risveglio. La cagué, chicos, la cagué. Estoy cagado total.
Sono nel mio lettino, mi sono appena svegliato, mi sto riprendendo. Questo forse è il momento peggiore. Mamma mia, sto morendo lo stesso. Mi scappa la pipì, devo andare in bagno. Sono riuscito a tirare giù da solo. Mica cado. Sono riuscito a tirare giù da solo la pensilina perché devo andare al bagno per forza. Per un po' stavo per cadere perché effettivamente l'anestesia ti rende debole. Qua c'è il flebo che ho. Qua mi sono avvicinato anche il lettino. Così metto il mio tripode. Immagine perfetta, così non mi devo sbattere. Oppure ho trovato il telecomando per alzare il lettino da solo. Tu, come Homer Simpson. Tu. Il letto va su, il letto va giù, il letto va su, il letto va giù, il letto va su, il letto... Avevo un freddo della Madonna, che penso che sia normale quando si fanno anestesie totali. Come che avevo freddo della Madonna, se mi fa male tanto la costola. Aia, vabbè, vediamo. Mi hanno portato da mangiare, però sta roba mi fa schifo, porca per l'ospedale. Mi aspettavo qualcosa di più buono. Questo pranzo da vera dieta ha un motivo, perché subito dopo un'operazione e un'anestesia generale, il corpo ha bisogno di tutta l'energia possibile per recuperare le forze. Un pasto abbondante richiederebbe un sacco di energia per la digestione, che verrebbe rubata al processo di guarigione. E quindi per oggi ci si accontenta. Comunque volevo dire due parole sulle infermiere, che sono tutte fighe, sono tutte molto carine, devo dire la verità. E vabbè, comunque qua a Izmir, guardate che bella vista, sono quasi, comunque dicevo, sono quasi le 5:30, io mi sento meglio, non ho più freddo, mi sento molto meglio, mi fa molto male qua, che dolore atroce. Ok, mi sto iniziando a ripigliare, mamma mia, guardate qua. Da qua si vede benissimo, sono tutto di sotto, poi mi sta pure venendo da freddore, perché è un po' freschino qua dentro. Allora faccio un altro piccolo video, diciamo che sto abbastanza bene e niente, mi sto rompendo, mi rompo un po' le palle perché non so cosa fare. In più ho pure preso la tosse e il raffreddore, quindi sto ancora peggio. Un antibiotico, parlo male e mi hanno portato adesso da mangiare. Mamma mia che menù. Ciao. Oh mia, sto morendo. Buongiorno Izmir. Allora si riparte. Siamo nella clinica. Adesso fra un po' mi controlla il chirurgo per vedere se va tutto bene. E tra l'altro mi hanno detto che mi sembra di aver capito che mi daranno un'infermiera personale in questi giorni. Allora, il dottore praticamente stava controllando che tutto fosse a posto. Oh wow! You have a alar retraction Yeah, to be yeah. corrected. We support with rib cartilage your alar bridge. Poi mi ha fatto vedere la foto che aveva fatto poco dopo l'intervento, before and after, e dopo ha iniziato a spiegarmi come curarmi, perché mi avrebbe dato delle medicine, avrei dovuto fare dei lavaggi giornalieri, prendere alcune pastiglie. Tornato in hotel mi hanno cambiato stanza rispetto a quello che avevo prima. Questa mi piaceva anche di più perché aveva una bella scrivania sulla quale potevo lavorare con il mio computer. Allora, è arrivata l'infermiera, mi ha dato un casino di medicine da prendere. La prima che batterò è questa. Però ce n'ho tante altre. Adesso mi metto questa che serve per cicatrizzare bene le ferite. Non potevamo andare avanti con l'Hollywood Smile perché avevo davvero bisogno di riposo. Non avevo dei dolori in realtà, però parecchio fastidio. Tra l'altro ti sembra di avere continuamente il raffreddore e anzi mi era anche venuto il raffreddore. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Una cosa fastidiosissima perché non mi potevo toccare il naso, quindi non mi potevo neanche soffiare il naso. Senza contare il taglio che avevo nel petto, che quello sì faceva un po' male. Fuori è bello, ma oggi non ce n'ho voglia di uscire, sono ancora un po'. Mi fa anche male qua, ancora un po'. E niente, una bella giornata, un peccato non uscire, magari faccio un giro domani o dopodomani, ma oggi no.
Nei giorni successivi non ho praticamente fatto niente a parte riposare, guardare film o addirittura letto un libro e basta perché ero veramente debilitato. Dopo 3-4 giorni ho iniziato però finalmente a riprendermi. In più volevo aggiungere che per 3 giorni non mi sono fatto una doccia perché con le bende in faccia, il taglio nel petto, veramente mi muovevo molto male. Poi dopo il 4º giorno finalmente mi sono fatto una benedetta doccia. Erano giorni che non mi lavavo, non riuscivo a muovermi con anche questa ferita che avevo qua. Adesso riesco un po' a muovermi, riesco un po' a muovere la testa senza tirarmi troppo, perché prima sentivo tirare il naso se muovevo troppo la testa, quindi facevo proprio fatica a fare tutto. Adesso sto un po' meglio. Allora, buongiorno. Allora, finalmente faccio un piccolo recap. Adesso sì, sto iniziando a sentirmi meglio, perché comunque è una cosa che rompe abbastanza le palle. Allora, mi hanno fatto l'operazione mercoledì. Questo è il 4º giorno, perché inoltre per tenermi, diciamo, per la mia operazione al naso hanno dovuto farmi un innesto dal petto. Nel petto hanno dovuto prendermi un po' di cartilagine per inserirla nel naso. Mi hanno fatto questo innesto, adesso sto iniziando a stare meglio, mi fa anche poco male, ormai il dolore al petto è praticamente scomparso. Ok, sto per iniziare il mio lunedì, adesso si va dal dentista, andiamo in clinica, vediamo che succede. Bene, ormai eravamo quasi alla fine, mancava soltanto terminare i denti. Mi avevano già limato la parte superiore, mancava preparare la parte inferiore e successivamente mettere tutte le corone. Finalmente mi trovarono le corone definitive. Devo dire che il trattamento dei denti per fare l'Hollywood Smile è stato più veloce di quello che mi aspettavo ed anche molto meno doloroso di quello che mi aspettavo. Non ci è voluto tanto, è andato tutto liscio. E io credo che se fossi andato in Turchia soltanto per l'Hollywood Smile, forse in 4, massimo 5 giorni sarei tornato a casa. Senza dubbio la rinoplastica è qualcosa di più invasivo e che richiede un tempo di recupero più lungo, anche perché il chirurgo dopo 7-8 giorni deve per forza, credo, farti appunto questa seconda visita di controllo, perché è il momento più delicato. Nel secondo controllo mi ha tolto la maggior parte delle bende e mi ha rimesso un altro bendaggio, però più piccolo, possiamo dire, un po' più piccolo, che dava meno fastidio, copriva meno la faccia e quindi mi sentivo già un po' meglio. Il secondo bendaggio, quello sì, l'ho tolto da solo dopo una settimana che sono tornato in Italia. Il processo completo ci mette mesi perché il naso deve riadattarsi, quindi anche per me non è ancora finito, perché adesso che sto parlando non è passato neanche un mese da quando mi hanno fatto l'intervento. Mi hanno detto che per la punta ci vogliono più o meno 3 mesi e per tutto il naso, perché si stabilizzi definitivamente, da 6 mesi a 1 anno, quindi c'è ancora da aspettare. Ok, adesso invece facciamo il punto di come mi sono organizzato per questo viaggio. Partiamo dai bagagli. Visto che mi immaginavo passare la maggior parte del tempo in hotel, la cosa più importante per me era la comodità. Quindi ho portato un piccolo trolley, quello classico tipo bagaglio a mano, e ci ho messo dentro 5 tute, 3-4 maglioni, biancheria varia, un po' di magliette e tutto il necessario per l'igiene. Avevo anche messo un paio di jeans e un maglione più fighetto, nell'eventualità di fare un po' di turismo, ma poi in realtà questi non li ho mai usati perché sono sempre rimasto in hotel. Ovviamente dipende anche dal tipo di intervento che fate. Io sono andato da solo, ma se viaggiate con qualcuno, come fanno le persone normali, e non i pazzi come me, magari avrete voglia di uscire e godervi un po' di rilassante turismo, che in una città come Izmir ne valeva sicuramente la pena. Ho portato anche uno zaino da spalla con computer, memorie, caricabatterie e necessario per vloggare. Ok, adesso facciamo la somma totale di quanto ho speso in questo viaggio. Partiamo dai 298,98 euro di viaggio con SunExpress, che arrotondiamo a 300 per comodità. A questo sommiamo le spese cliniche che sono state un po' più del previsto, 7.250 euro. Voglio ricordare che in questo prezzo era incluso l'alloggio in hotel per ben 11 notti, con la colazione inclusa, e ovviamente anche tutti gli spostamenti tra hotel, clinica, ospedale con i vari autisti privati. In più avevo un'assistenza continua con l'infermiera e il personale della clinica. Manca soltanto l'ultima cosa, i vari pasti extra. Io non me la sentivo molto di uscire, perché ero andato solo e dovevo anche stare a riposo. Non avevo neanche molta fame, sinceramente. Calcolerei una media di 30 euro al giorno per il vitto, che moltiplicato per 11 giorni totali fanno 330. La somma totale a questo punto diventa 7.900 euro. Wow!
Vedendolo adesso sì, fa impressione, ma con tanta paura ho fatto questa scommessa. D'altronde è proprio lì che si nasconde la felicità, provare a fare quello che abbiamo paura di fare. Ok ragazzi, siamo arrivati finalmente alla fine di questo video. Allora concludo parlando del codice sconto. Utilizzando Darko20, il codice che vedete qui sotto, avrete il 20% di sconto su qualsiasi trattamento sceglierete. Per qualsiasi domanda potete scrivermi o lasciare un commento qua sotto e sarò ben felice di rispondervi chiarendo i vostri dubbi. Spero che questo video possa aiutare tutte quelle persone che vogliono fare questo passo. Spesso ci sono paure, domande. Io stesso all'inizio non ero assolutamente sicuro di partire, andare in Turchia. Chissà cosa succederà. In gioco d'altronde c'è anche la propria salute. Però alla fine sono contento di essermi lanciato, sono contento di aver rischiato, perché alla fine nella vita non ci sono certezze, ma ci sono soltanto possibilità. Quindi io sono Darko, seguitemi e ci vediamo al prossimo video.